Ma come si posa una rete a maglia sciolta? Scopriamolo oggi in questo video. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e per questa rubrica, per questa playlist dal dire al fare, oggi vedremo come si posa una rete a maglia sciolta. So che molti utenti, molti clienti, molte persone che vogliono acquistare una rete a maglia sciolta a volte vengono frenati perché si dicono è difficile da posare, si intreccia, non so come fare. Cerchiamo di dare qualche semplice consiglio, cerchiamo di farlo in modo schematico. Siamo qui in un telaio ovviamente di prova, no? Non siamo per la carità sotto il sole e in situazioni difficili, ma almeno capiremo il passaggio per passaggio bene quali sono appunto le regole principali per una corretta posa di una rete a maglia sciolta. Partiamo. Prima di iniziare scopriamo quali sono le attrezzature che ci servono per posare una rete a maglia sciolta. Innanzitutto la rete, i pali e i fili già tirati qua dietro, questo mi sembra ovvio. Basterà una tenaglia, basterà una semplice tenaglia, cara amica di viaggio per tutti coloro che fanno recinzioni, e ci servirà ovviamente del filo da legatura morbido. Primo aspetto da dire, il rotolo qui io ovviamente ho un campioncino di 1,5 m, sarà arrotolato in modo differente quando vi arriverà a casa se decidete di acquistarlo. Ha una forma di imballo diversa, viene ammucchiata per occupare meno spazio. Io qui l'ho rotolato in maniera tradizionale, ma il concetto non cambia. Scopriremo poi in un altro video come andare a svolgere un rotolo di rete a maglia sciolta, perché c'è una tecnica anche lì. Facciamo finta che questo sia il nostro rotolo. Primo aspetto importante da sapere è tenere le punte lunghe della rete nella parte alta. La rete a maglia sciolta, come ho già detto in altri video, presenta delle punte corte nella parte bassa e delle punte lunghe in quella appunto alta. Teniamole appunto in alto, ci serviranno per agganciarla. Iniziamo a srotolare il rotolo. Bene, abbiamo il nostro rotolo aperto, abbiamo due soluzioni, abbiamo due possibilità per poterla posare. O se siamo impossibilitati nel svolgere il rotolo per terra lo dovremo fare da in piedi, quindi sicuramente sono operazioni che è meglio fare in due persone, perché una persona tiene l'estremità della rete, l'altra persona alza il rotolo e lo srotola. Immaginiamo un rotolo magari da 2 metri o 3 metri di rete a un certo peso, quindi insomma è un lavoraccio per certi versi. Quindi siamo in due, una persona tiene un'estremità, l'altro srotola il rotolo, ma se potessimo, perché il terreno ce lo permette, lo spazio ce lo permette, facciamo questa operazione srotolando la rete per terra. La srotoleremo per terra e la tireremo su successivamente. Questo è quello che vi consiglio, ripeto, se lo spazio ve lo permette. Facciamo finta che siamo in una situazione antipatica, in un bosco dove non c'è spazio per poterla stendere per terra. Quindi ripeto, due persone, uno da una parte, uno dall'altra. La prima cosa da fare è andare ad agganciarla provvisoriamente, ripeto provvisoriamente, al nostro filo superiore di tensione precedentemente tirato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente allargare il gancio della rete lungo, per quello ho detto prima di tenerlo in alto, lo andiamo a fissare provvisoriamente in qualsiasi punto all'inizio della recinzione. Per esempio qua lo infilo dentro questo buco del filo di tensione che si era creato, ok? Poi riproduco lo stesso lavoro, lo riproduco ogni tanto qua e là. In questo caso magari qua aprendo, speriamo che si possa vedere, aprendo il gancio, agganciando sopra il filo, chiudendo. Stessa cosa, srotolo un pochino il rotolo, il mio compagno più sfigato di me sicuramente perché dovrà tenersi sul rotolo, e srotolarlo mi aiuterà, apro e vado ad agganciare anche qua, ok? Ho la mia rete quantomeno messa su. Immaginiamo una parete di 100 metri, immaginiamo una rete da 2 metri, il concetto non cambia. La appoggiamo sullo scheletro precedentemente creato con pali e fili di tensione ben tesi e la appoggiamo sulla parete che dobbiamo realizzare. Abbiamo già fatto gran parte della nostra opera. Bene, qui c'è il primo trucchetto da sapere e che vi voglio dare. Dobbiamo innanzitutto capire da che parte va tirata la rete, quindi immaginiamo che noi l'abbiamo fissata da questa parte qua e andiamo a tirarla in questo senso qua. Non a caso io l'ho agganciata oltre il palo, vedete qua prima? Ok, ho aperto, ho agganciato oltre il palo. Perché? Perché se l'avessi agganciata in questo punto qua, immaginiamo, vicino al palo, il concetto non cambiava, ma quando andrò a tirarla sarà impedita nello scorrere la rete per essere messa in trazione, mi si fermerebbe e farei un lavoro mal fatto. Quindi
via l'aggancio prima del palo nel senso della trazione, andiamo dopo il palo ad agganciarla. Questo si dovrà ripetere per tutti i pali della nostra linea di recinzione, quindi questo aggancio provvisorio, un gancio ogni palo al di là del palo per poterla appunto tirare. Bene, passiamo ora nel capire come tenderla e come andarla a legare. Prima cosa, avremo un'eccedenza probabilmente del rotolo della nostra rete, che ci troviamo in questo caso sulla mia destra, dove lasciamolo lì provvisoriamente, non andiamo a tagliarla, è prematuro, dobbiamo ancora lavorarla, quindi la fermiamo provvisoriamente con un filo, l'ho scelto bianco apposta perché si possa vedere, e la teniamo provvisoriamente un attimo qua legata, questa eccedenza ci servirà probabilmente dopo. Prima cosa da fare per mettere una rete nel modo corretto: andiamo a fissare la partenza, quindi l'inizio della nostra recinzione, facciamo in finta che sia questo il primo palo, l'andiamo a fissare qui in modo quasi definitivo praticamente, in modo che possiamo partire per poi lavorarlo. Benissimo, cosa ci servirà? Dicevo prima, filo di legatura, non a caso io ho tenuto qua l'imballo del filo, il nylon, perché me lo tiene insieme senza che si svolga tutta la matassa, posso tirarmi fuori il filo che mi serve senza che vada ad attorcigliarsi. Mi prendo un po' di filo di legatura, tenaglie come ho detto prima, ne taglio un pezzettino, questo è un sistema, poi c'è chi, ripeto, lo tiene in tasca, c'è chi lo usa in un altro modo. Aspetto importante: le legature di partenza, le prime legature, sono quelle più importanti, le faccio doppie, quindi io prenderò il mio filo di legatura, lo faccio doppio, lo sdoppio, come sto facendo qua in questo modo, e vado a prendere la prima maglia, ok? Entro, esco e faccio una legatura doppia con le mie tenaglie. Quindi prendo 2 lembi di filo, vado a chiudere, ok? Abbiamo legato la prima maglia. Ripetiamo questa operazione sul palo di partenza, almeno in base all'altezza ovviamente, almeno in 4-5 punti, in modo che, tanto per capirci, una maglia sì e 2 o 3 no, venga legata, perché lì ci sarà tutta la trazione iniziale. Adesso velocizziamo il video, ma io lo farò lo stesso. Bene, operazione completata. Abbiamo formato la nostra rete sul primo palo in modo praticamente definitivo e robusto. Dettaglio anche qui importante: io sono all'interno della mia proprietà, le reti normalmente vengono posizionate all'esterno, quindi la parte bella, la parte piatta, diciamo così, ce l'avete verso l'esterno normalmente, poi ognuno fa quello che crede ovviamente. Non so se avete notato che le legature le ho fatte non a caso all'interno, perché da fuori, sempre per un motivo estetico, sarebbe brutto vedere la legatura, quindi l'intreccio del filo tagliato verso l'esterno, quindi ce lo teniamo all'interno, rimane nascosto, diciamo così, dalla parte esterna rimane un pochino più pulito. Bene, l'operazione da fare è questa adesso. Abbiamo fissato la nostra rete, l'abbiamo agganciata provvisoriamente, non ci rimane da fare altro che tirarla. Come si tira una rete? Qua c'è da farci un video sicuramente più specifico, ci limitiamo a dare 2 informazioni base adesso, anche perché la situazione è molto facile, la rete è bassa e sono qui in un set, quindi tutto molto semplice, ma l'obiettivo è quello di tirarla con dei cricchetti, con degli argani a fune a mano. Se la rete fosse alta 1 metro come questa sarà sufficiente a mano, se siamo in 2 persone come ho detto prima basterà prenderla, tirarla in questo senso qua, metterla in trazione, e mentre una persona tira l'altra persona va a legarla. Dove va a legarla? Alla fine della nostra campata, non è il caso di legarla ogni palo man mano che la tiriamo, quindi tiriamo la nostra linea di recinzione, fosse anche lunga, che ne so, 30, 40, 50 metri, la tireremo magari in più punti, arriviamo alla fine, la tiriamo totalmente e la andiamo a fermare. Quindi immaginiamo questa situazione. Ok, ora possiamo togliere la legatura provvisoria del nostro fine rotolo che avevamo tenuto da parte. Scegliamo, una volta tesa, quindi immaginiamoci di essere in 2 e la tendiamo. Non so se notate
che scorre adesso qua pochi centimetri, per la carità, ma se fosse una campata di recinzione lunga 50 metri scorrerebbe anche di 20-30 centimetri in avanti, e tenete presente che più la tirate più lei si accorcia, è una sorta di fisarmonica questa rete, quindi più si tira più si accorcia, non esagerate a tirarla, stiamo parlando di una rete. Quindi ok, la tiriamo, la facciamo venire dove ci piace, stabiliamo la maglia più giusta per poterla legare, che sia in trazione, quindi immaginiamo questo punto qua, io reputo che questo punto sia quello da prendere per poterla tirare e legare lì, ok? Tutto ciò che ci sarà da qui in avanti non mi servirà più. Ho stabilito che questo è il mio ultimo punto della rete dove andrò a fissarlo, quindi non facciamo altro che prendere il nostro filo da legatura, anche in questo caso doppio, perché è una legatura importante, è una legatura di tenuta. Scelgo, ho detto prima, ho scelto la mia maglia, vado a legarla, il mio compagno mi aiuterà a tenerla, io in questa situazione sono da solo, ma giusto per farvi capire, e vado a legarla, ok? Vado a legarla, mentre lego, ecco, tiro, ok, è legata, riproduco questa operazione su tutta la lunghezza, in 3, 4, 5 punti, come ho fatto esattamente dall'altra parte. Bene, la mia rete ora è legata anche nella parte opposta della nostra linea di recinzione da fare. È tirata, perché l'abbiamo tirata, la si sente proprio toccando con mano che è tesa, non deve essere, ripeto, una cosa esagerata, è una tensione logica che si deve dare alla rete, e l'ho fissata appunto, come dicevo prima, con una legatura doppia al primo e ultimo palo. Adesso la cosa importante da fare è legarla sopra, anzi più che legarla, piccolo segreto, ci risparmiamo il filo da legatura, usiamo lo stesso sistema che ho detto prima di aprire le punte e agganciarle, quindi in che posizione e dove, circa ogni 30-40 cm noi prenderemo una punta della recinzione, la allarghiamo, l'agganciamo al nostro filo di tensione e voilà, lei è fatta. Ora possiamo anche farlo prima del palo, tanto la rete ha già la sua tensione, non deve più scorrere. Agganciamo. La cosa importante da fare è fare questi agganci vicino al palo, quello che noi avremo intermedio, perché il filo che passa dentro al foro del palo è quello che mi tiene sulla rete, quindi se io l'aggancio vicino al foro vuol dire che mi sta su meglio, a differenza delle parti centrali dove tenderà a fare un piccolo arco. Quindi l'agganciamo vicino al palo, nelle due maglie più vicine, e poi, perché no, ogni 30-40 cm, ripeto, anche negli altri punti del filo. Bene, la nostra rete maglia sciolta nella parte sopra è finita. Quindi ricapitoliamo, l'abbiamo stesa, l'abbiamo fissata provvisoriamente, abbiamo legato una partenza, l'abbiamo tesa, l'abbiamo legata alla fine, l'abbiamo agganciata sopra. Questi sono poi i passaggi. Non ci rimane altro che legarla nel suo insieme. Andiamo a scoprire come. Per legarla nel suo insieme non dobbiamo fare altro che prendere di nuovo del filo da legatura, in questo caso semplice, non dobbiamo raddoppiarlo, e ce ne tagliamo un pezzettino e iniziamo a fare la legatura. Cosa importante, non so se vi ricordo, vi rimando al video di come posare i fili di tensione e i tendifilo. Vi ricorderete che vi avevo spiegato che il filo centrale è quello basso, a differenza di quello alto, l'abbiamo fatto semplicemente passare davanti ai pali, non nei buchi. Perché? Perché non tanto in una rete maglia sciolta, ma quanto in una rete elettrosaldata avremo magari il piacere, la necessità, l'esigenza di decidere che questo filo di tensione possa scorrere un po' più in su o un po' più in giù. Quindi in questo caso vedete che capita un po' a metà della maglia, non mi piace tanto. Cosa posso fare? Posso semplicemente con le tenaglie batterlo, cercare l'allineamento delle maglie, ok? Battere su questo qua, ok, ce l'ho un pochino più allineato. Vi ricordate anche che ho detto che vi avevo detto che c'era sempre tempo per tirare un tirantino. In questo caso sì, tirando la rete si è ammollato un po' il tirantino, no problem. Prendiamo le tenaglie, diamo ancora un giro,
Lui è bello in trazione, è bello allineato al centro della nostra maglia, ok? Perché l'abbiamo lasciato libero. Fosse stato dentro il foro, immaginate che il foro io ce l'ho in questa posizione, mi sarebbe capitato circa a metà maglia, stava male. Quindi piccolo segreto, piccola accortezza estetica, però insomma cerchiamo di fare i professionisti e fare le cose ben fatte. Dicevamo di andarla a legare. Come la leghiamo? Legature semplici sui fili, ok? E legature possibilmente doppie sui pali. Quindi le legature si svolgeranno sia in senso orizzontale, sopra è già fissata, quindi parliamo del filo centrale e il filo sotto, ogni circa 30-40 cm. Andiamo a prendere l'incrocio, lo faccio lentamente in modo che si possa vedere, vado a prendere l'incrocio. Innanzitutto mi sono fatto un uncino qua col dito sul filo di legatura, spero che si possa vedere, ok? Mi sono fatto un piccolo uncino, vado vicino alla rete, infilo, lo aggancio nel mio uncino, chiudo con le dita, tenaglie, non troppo vicino, se no rischierò di strappare il filo, non troppo lontano per non fare una farfalla lunga di legatura lunga 3 cm, quindi una distanza di circa 2 cm, giro le mie tenaglie e chiudo. Legatura 1 fatta. Riproduco la stessa cosa di qua. Apro, chiudo, lego, apro, chiudo, lego. L'operazione di legatura, una volta che uno prende la mano, è molto veloce, più di quello che uno si immagina. Ok, io sto legando la mia rete in modo già definitivo sul filo centrale, sopra siamo a posto, devo fare la stessa cosa anche nei fili, nel filo sotto. Bene, la mia rete è legata con legature semplici sui fili orizzontali. Come dicevo prima, non mi rimane altro che fare le legature doppie, quelle che sono un pochino più robuste, attorno ai pali. In questo caso non è necessario farne tante quante ne ho fatte all'inizio e alla fine, perché c'è la tensione della rete. In questo caso è un palo intermedio, legatura doppia sì, ma magari sono sufficienti 2 legature, 3, ecco, non esageriamo. Quindi raddoppiamo il nostro filo di legatura, sempre il solito filo, e lo raddoppiamo, più o meno decidiamo di fare una legatura per esempio qua, infiliamo, io sono sempre dentro la mia proprietà, infiliamo dentro, prendiamo il filo, l'importante è che becchi la maglia della rete, giriamo attorno al paletto T, tengo vicini i fili, tenaglia, giro, taglio, e perché no ne faccio un'altra magari qua dove c'è il mio filo di tensione, che è un punto di incrocio importante, quindi entro, esco qua, magari in questa posizione qua, facciamo così. Mi aiuterà anche magari a metterla più in trazione, e faccio la stessa cosa anche nella parte bassa. Legatura doppia anche qua, scelgo il punto, giro attorno, becco i 4 fili con la tenaglia, 3 giri, 4, taglio. La mia rete è posata, è tirata e legata, non mi rimane altro che andare a togliere l'eventuale eccedenza che avevo lasciato prima. Bene, come dicevamo, andiamo a togliere l'eccedenza, e per fare questo posso tranquillamente rimandarvi al video di come giuntare una rete, perché ho spiegato in modo molto chiaro come giuntarla, ma anche come dividerla. Siamo qua, lo rifacciamo insieme, tanto è un'operazione molto veloce. Vado a scegliere innanzitutto la maglia più giusta, perché fino a qua siamo legati sul palo, quindi decido di eliminare da questa maglia in avanti, perché questa è ancora legata. Cosa facciamo? Abbiamo detto che apriamo i ganci superiori della nostra rete. Si vede? Sì, si vede. Ok. Vado a scegliere la mia maglia, qual è, anche nella parte bassa. Faccio la stessa operazione. Sgancio la rete. Ok. Ora non mi rimane altro che andare a svitare la mia maglia, ok? Vedete? A mo' di cavatappi la faccio salire. Il mio compagno, poverino, dovrà sempre tenermi il lembo di rete. Vado a svitarla, lei viene su, se poi non volete svitarla e volete tagliarla si può anche fare così, ci mancherebbe, però siamo qua, cerchiamo di dare
come dicevo prima, un senso un pochino più professionale al tutto. Ho il mio pezzo di avanzo di rete, ho la mia maglia, me lo tengo da parte per le prossime volte, per il prossimo lavoretto. Come dicevo prima, abbiamo deciso di svitarla, ma se volessimo tagliarla, facciamo un esempio, che non ci piace l'ultima maglia ancora, avevamo ancora il margine per poterla tagliare, ripeto, tenaglie, molto semplicemente vado a tagliare maglia per maglia, ok? Per esempio, in questa maniera qua. Ok? Lei rimarrà ancora più pulita. Importante che la maglia che andiamo a tagliare non sia l'ultima che ho legato, cioè la prima maglia o l'ultima, che dir si voglia, che ha la tensione. Tutto il resto di qui in avanti posso toglierlo. Io vi ho fatto vedere prima come svitarla, ripeto, adesso vi sto facendo vedere anche come si può tagliare. Il concetto non cambia, bisogna eliminare l'eccedenza della rete. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo imparato in modo molto semplice come posare una rete a maglia sciolta. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete qualcosa da dire, se avete qualche commento o se invece voi avete usato altri metodi, fatecelo sapere, siamo ben curiosi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare i nostri siti. Ciao a tutti e buon lavoro!